Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Dentro questa scatola c'è il mitico Laser Picker. Già vi ho fatto conoscere il Laser Picker 2, che per me è eccezionale, che continuo a utilizzare con grande soddisfazione, anche perché è portatile, quindi potete utilizzarlo ovunque. Ma questo è il Laser Picker 4. In realtà il Laser Picker 4 non è un solo incisore laser, sono due incisori laser in uno, una sorta di laser fibra infrarossi e un laser classico a diodo. Ma vi faccio vedere tutto quello che troviamo all'interno di questa scatola, con all'interno tanti accessori, ma soprattutto di cosa è capace. Poi vedremo il sito del venditore, vedremo tutte le caratteristiche tecniche, il prezzo, eccetera. Per ora divertiamoci a fare questo unboxing e a vedere come funziona. Iniziamo. E allora, come vedete, sulla parte alta abbiamo già della protezione, quindi tutto ben imballato, viaggia sicuramente tutto ben protetto, ma iniziamo con la prima parte. Questo è il piano di appoggio del nostro incisore laser, con una parte removibile, tutti gli incastri perfetti, guardate come si incastra tutto a perfezione, e questo invece è un'altra parte, sempre come base, che serve però per poter eseguire dei tagli. Infatti abbiamo questi rialzi che ci permettono di evitare di avere segni di bruciatura, un po' come il nido d'ape degli incisori laser più grandi. Andiamo ancora in basso e troviamo questo asse con questa guida lineare. Sì, perché questo incisore laser, oltre a poter incidere staticamente, ci permette di incidere anche su oggetti che si muovano sotto l'incisore, a differenza del modello precedente che si muoveva sugli oggetti da incidere. In questo caso abbiamo la possibilità di far scorrere degli oggetti e quindi avere una maggiore precisione. Qualche materiale per fare i test, quindi delle prove di incisione, un righello per poter regolare l'altezza di incisione, e qua troviamo invece due pezzi che somigliano tantissimo alla base che vi ho fatto vedere poco fa, ma con tre fori su ognuno di esso, perché questi vanno affiancati e avvitati in modo da avere una base più ampia. Vedremo anche questo. Continuiamo verso il basso e troviamo qualche altra cosa. Allora, il modulo, quindi la testa dell'incisore laser, la vedremo fra poco. Ora voglio farvi vedere questo gioiellino, voglio farvi vedere anche la qualità. È praticamente un mandrino, molto simile a quello per esempio del tornio. Da questa parte abbiamo questi riferimenti incisi e abbiamo ovviamente la possibilità di allargare e di stringere, quindi di poter tenere dei pezzi di forma cilindrica e poterli incidere, quindi come un rotary. Effettivamente è un rotary ma a mandrino. E qua abbiamo pure questi fori filettati nei quali vanno messi degli accessori, delle astine, per poter incidere per esempio su anelli eccetera. Questo è l'asse Z, quindi qua si collega la testa del nostro modulo e quindi potrà alzarsi ed abbassarsi per avere la messa a fuoco corretta. Guardate, abbiamo pure qua questi supportini, quindi qua si vanno a sistemare tutti i cavi per averli ordinati. Poi vedremo tutto il funzionamento, quindi l'utilizzo dei vari tastini per la regolazione dell'altezza e tutto quello che riguarda i movimenti di quest'asse. E siamo arrivati al pezzo principale, quindi il modulo, la testa, il cuore di questo incisore. Qua abbiamo un display, un'impugnatura, un tastino per bloccare le varie incisioni. Ovviamente qua abbiamo anche la lente. Guardate. Va bene. Continuiamo. Scendiamo al piano inferiore dove troviamo tutti i componenti e tutti gli accessori che ci permettono di fare i vari collegamenti. Quindi da questa parte troviamo questa base, poi troviamo gli occhialini protettivi. Questi sono dei componenti per il rotary che ci permettono di stringere pezzi di forme differenti, i vari cavi per l'alimentazione, l'alimentatore, altri componenti. Questo per esempio serve per poter mantenere con una posizione corretta gli oggetti di forma cilindrica o conica, ma per esempio anche i calici, insomma tutto quello che deve essere inciso che non ha una forma perfettamente cilindrica, e quindi ci permette di posizionarlo nel modo corretto sotto il fascio del laser. Qua troviamo un altro componente che va utilizzato in base al tipo di incisione che si deve realizzare, e questa è la campana trasparente con la ventolina per l'aspirazione, come quella che avevamo nel modello precedente, però in questo caso cambia forma e il collegamento è tramite questi magneti. Troviamo pure i cavi, quindi tutti i collegamenti USB, ovviamente i manuali di istruzione e anche la guida per poter utilizzare l'asse, come vi dicevo, che si muove sotto al fascio dell'incisore laser. È molto apprezzata questa scatolina con all'interno tutte le viti e tutto quello che serve per poter montare il nostro incisore, suddiviso in base al tipo di misura con tutti i vari riferimenti. Scatolina che ovviamente poi può essere riutilizzata anche nel laboratorio per poter conservare la minuteria, più questo pezzo di gomma che sinceramente adesso non so a cosa serva, ma
Adesso lo vedremo. Togliamo quindi la scatola, che adesso non ci serve più, e iniziamo a montare il nostro incisore. E allora il montaggio si prevede molto semplice, anche perché sulla parte alta della confezione, essendoci scritto a cosa servono le varie viti, penso che sia di una velocità disarmante. Quindi abbiamo delle viti M4x10 e vanno posizionate qua, for electric stand. Quindi posizioniamolo in modo che combaci con questa asolatura. Come vedete qua abbiamo una sporgenza della stessa misura e anche messo in questo modo già è stabilissimo. Quindi combacia a perfezione, e quindi un montaggio molto semplice. Su tutti i modelli che ho visto, ho avuto il piacere di provare, ho avuto sempre questa sensazione di cura maniacale nei dettagli e nella precisione di tutti gli assemblaggi, insomma tutto fatto per bene. Primo passo eseguito. Il tempo necessario di stringere 4 viti, quindi pochissimi secondi. Possiamo dire che il nostro incisore è già pronto, forse in 15 secondi. Quindi facciamo combaciare questo foro con questa parte sagomata, vedete sono tutti e due quadrati, quindi si posiziona in questo modo, si avvita ed è già pronto per lavorare. Ok, quindi abbiamo tutti i cavi, vi risparmio il collegamento dei vari cavi, però voglio spiegarvi che questi accessori servono per posizionare i vari pezzi sfruttando questi pomelli con le filettature e hanno lo stesso passo di questi fori che troviamo qua sulla base. In questo modo possiamo posizionare per esempio delle targhette, qualcosa che vogliamo incidere in modo ripetuto utilizzando questo angolo in modo da avere sempre la stessa posizione. Quindi ho collegato l'alimentazione, il nostro incisore laser si è acceso, ovviamente è pronto per poter lavorare. Come vedete abbiamo anche un display touch da questa parte. In questo modo è pronto per poter lavorare con il laser a diodo, ma se facciamo scorrere verso questo lato, come vedete, passa a 1064 nanometri. In questo modo abbiamo 450, così invece abbiamo gli infrarossi. Facciamo una prova rapida con il laser a diodo che ormai conosciamo, quindi ve lo faccio vedere rapidamente per farvi vedere la sua precisione, e voglio farvi vedere anche questa campana che, come vi dicevo, funziona in modo magnetico. Questi due tastini servono per poter sollevare ed abbassare l'incisore laser in modo da poter mettere a fuoco, e voglio farvi vedere quanto sia effettivamente efficace e quanto sia pratica e comoda grazie a questi magneti. Tra l'altro da questa parte abbiamo anche una ventolina che aspira i fumi, è vero, rimarranno nell'ambiente, ma servono comunque innanzitutto per non ostacolare il fascio laser, ma comunque se mettiamo poi un aspiratore all'esterno riusciamo a convogliare i fumi verso fuori. Allora lo sollevo, premendo una volta si muove a piccoli step, se invece lo manteniamo premuto si solleva e continua a sollevarsi fino a quando non lo premeremo nuovamente. Quindi lo blocco, posiziono l'aspiratore, possiamo posizionarlo anche verso l'altro lato oppure in questo modo, e la tenuta effettivamente è solida. Guardate, se lo scuoto rimane in posizione, se lo colpisco con forza cade, ma è un urto che insomma diciamo è un incidente, non deve accadere. Però spingendolo anche in questo modo riesce a rimanere perfettamente in posizione. Allora vi faccio vedere l'incisione su questo pezzo, quindi scegliamo fra le clip art dell'applicazione. Già questa ve l'ho fatto vedere nel modello precedente, quindi non vi faccio di nuovo un video sull'applicazione. Semplicemente entriamo all'interno, scegliamo questo mandala che mi piace. Sul legno effettivamente riflette, però sulla parte in alluminio assolutamente, dove c'è la campana, non si vede il fascio del nostro laser. Ora io indosserò tutte le protezioni, rimuovo la campana che vi consiglio comunque di utilizzare. La sto rimuovendo solo ed esclusivamente perché per fare le riprese non rende come dovrebbe. Quindi stacco la connessione dalla parte posteriore e proviamo ad avviare questa incisione facendo in modo che questi due puntini siano praticamente sovrapposti. Per fare questa regolazione quindi devo abbassare premendo questo tastino e come vedete i due puntini si avvicinano. Adesso sono sovrapposti e posso avviare l'incisione. Quindi questa è l'incisione in tempo reale. Guardate quanto sia veloce. Mi sa che non state vedendo però benissimo. Vediamo mettendo la campana in questo modo se riuscite a vedere qualcosa. Facciamo anche uno zoom. Ok, così dovreste riuscire a vedere. No, mi sa che non si vede, allora utilizzo un altro sistema. Ho questo, vediamo se con questo riesco a farvi vedere. Comunque riuscite a vedere la velocità di incisione.
siamo già a metà del lavoro, e con un incisore laser che si muove con i classici assi trainati da cinghie non riusciamo ad avere assolutamente questa velocità, quindi un incisore laser molto veloce. E qua tra l'altro poi nell'applicazione ci compare pure il tempo che scorre, quindi ci dice quanto tempo sta passando. Siamo a 1 minuto e 17 e già siamo a un buon punto. Ok, ha già finito e questo è il risultato. Davvero perfetta, ottimo e rapido. Un'incisione laser, ragazzi, di tutto il rispetto, ottenuta in 1 minuto e mezzo circa, sì, in 1 minuto e 30 esatti. Poi possiamo anche ripetere eventualmente oppure scegliere un altro file, però queste sono le classiche incisioni sul legno. E ovviamente, avendo 10 watt di potenza per quanto riguarda la funzione a diodo, non può mancare la prova per il taglio. Faremo semplicemente un cerchietto da 30 mm, considerando che se volete fare degli incastri per il tipo di fascio, dato che parte dal centro e si sposta, non sarà mai perfettamente perpendicolare alla superficie, quindi in teoria potrebbero anche non riuscire. Comunque noi vediamo come si comporta per quanto riguarda un taglio. Ho sollevato il pezzo dalla base in modo da vedere quando si staccherà. Numero di passaggi impostiamone 5, potenza 100%, profondità voglio mettere 50%. Ok, vediamo quindi come si comporta. Facciamo anche uno zoom. Questo è il primo passaggio, si vede la luce del laser che passa al di sotto, quindi in teoria già sta tagliando. Ok, si è già staccato, quindi interrompiamo. Ok, un solo passaggio, come vedete, è riuscito a staccarlo. Stiamo parlando di un pezzo molto sottile, qua siamo a un paio di millimetri, però è riuscito a tagliare senza nessun problema, quindi in teoria, se dobbiamo tagliare dei pezzi con uno spessore maggiore, basta fare un passaggio in più. Come vedete il cerchio sul pezzo che ho fra le mani è perfetto, invece da questa parte abbiamo questa parte un pochettino rovinata, non è perfettamente rotonda perché il pezzo è caduto giù, quindi il laser ha continuato a fare i suoi passaggi e ha deformato la forma di questo cerchio, però il taglio è perfetto, perfettamente rotondo. Tra l'altro, essendoci questa base che si può rimuovere con facilità e che si incastra benissimo al suo posto, abbiamo la possibilità di incidere per esempio su un tavolo, su una superficie nella quale possiamo poggiare il nostro incisore, avviare l'incisione e quindi incidere in questa area senza doverlo smontare. Oppure se vogliamo possiamo utilizzare direttamente la nostra campana come distanziatore e utilizzarlo manualmente, però in quel caso quando si poggia su una superficie, come vi ho fatto vedere anche col fratello minore, bisogna stare perfettamente immobili, ma a questo punto tanto vale utilizzare la struttura in questo modo, sfruttando già il suo supporto. Questo sulla parte di sopra è il tasto di emergenza per poter spegnere l'incisione nel caso in cui ci sia bisogno senza dover cercare il tastino specifico sull'applicazione. Basta premerlo, come vedete si accende questo anello, questo LED di colore rosso fisso, ci fa capire che il laser è fermo e quando vogliamo riattivarlo basterà premerlo nuovamente per poter riavviare la nostra incisione. E allora quindi con l'impostazione per l'incisione laser a fibra proviamo a fare un'incisione su questo coltello, quindi cambio tipo di occhiali, metto quelli specifici e proviamo ad incidere un logo su questo coltello. Proviamo con una potenza del 100%, una profondità invece del 15%. Facciamo una preview, diamo conferma, posizioniamo correttamente, gli diamo l'ok e guardate quanto sia veloce. Facciamo anche uno zoom in modo che possiate vedere bene. In questo modo vedete anche l'incisione mentre si forma. Forse dovevo posizionarlo un po' prima in questo modo. Comunque vedete l'incisione che si sta formando in modo perfetto, un'incisione ad altissima definizione. Considerate che questa è un'incisione che state vedendo in tempo reale ed è con una definizione di 1K. Adesso proveremo dal lato opposto anche la definizione maggiore, quindi guardate il risultato, ragazzi, è davvero spettacolare. Stiamo parlando di un'incisione ottenuta in pochissimi secondi. Questa volta l'ho impostato 4K, quindi pure in questo caso facciamo una preview, giriamo dal lato opposto il coltello e qui avremo una risoluzione molto più alta e vediamo il risultato. Anche questa incisione che state vedendo è in tempo reale e in questo caso il colore mi sembra già più intenso, ma quello che cambia è anche la definizione, perché ovviamente avendo una definizione maggiore la superficie interessata è più fitta e quindi di conseguenza anche il colore sarà più vivo.
Adesso però acceleriamo un pochettino questa inquadratura. Ha quasi completato il lavoro, il tempo impiegato finora è 2 minuti e 20, quindi in 2 minuti e 20 a 21 abbiamo ottenuto questo risultato. Ragazzi, un risultato ad alta definizione, quindi 4K, davvero eccezionale da uno e dall'altro lato. Qua abbiamo un effetto un pochettino più leggero, comunque bellissimo. Un K secondo me va benissimo perché comunque è molto più veloce. Se non avete bisogno di avere delle incisioni molto più definite, anche un K va più che bene, altrimenti 4K e avremo una risoluzione maggiore. Addirittura è riuscito a fare la minuscola R del copyright. Adesso passiamo a qualche altra prova. Ora sempre con la funzione laser a fibra proviamo a fare un'incisione. Proviamo con un K perché altrimenti impiegheremo tantissimo tempo, tanto alla fine è un file preso da internet, una prova di un bigliettino da visita. Facciamo una preview, anche se non è posizionato perfettamente, a noi interessa vedere come lavora. E quindi già sta incidendo. Vediamo quanto tempo impiega per fare un bigliettino da visita. Ovviamente questa riproduzione sarà pure in modo accelerato perché altrimenti richiederebbe tantissimo tempo. Adesso state vedendo la velocità in tempo reale, e però ovviamente ve lo farò vedere il resto tutto accelerato come abbiamo fatto finora, in modo da non annoiarvi, perché comunque richiede il suo tempo. Questa è un'incisione fatta praticamente in modo da coprire tutta la superficie e non è fatta come se fosse in vettoriale. Quindi acceleriamo di nuovo la riproduzione e vediamo il lavoro alla fine. Ok, anche questo lavoro completato in 8 minuti e 9 secondi, quindi comunque ha richiesto del tempo, ma l'applicazione mi aveva avvisato che questo tipo di incisione realizzato tipo immagine avrebbe richiesto un bel po' di tempo, quindi sarebbe stata lenta. Però per quanto riguarda la qualità dell'incisione, tra l'altro con diverse scale di grigio, quindi è riuscito a incidere davvero molto bene, abbiamo un risultato eccezionale. Questo è un bigliettino da visita salvato da internet come file JPG, senza alcun tipo di modifica, inviato tramite il telefonino, e questo è il risultato per me stupendo. Ovviamente si può accelerare il tempo cambiando tipologia di incisione, scegliendo quindi tra un metodo e l'altro, ma in questo modo io ho ottenuto una scala di grigi che mi piace, a discapito ovviamente del tempo. Poi sta a voi decidere quale utilizzare. Facciamo ancora qualche altra prova. E adesso è arrivato il momento di utilizzare il rotary, e dobbiamo però spostare la testa del nostro modulo tramite questo accessorio. Lo avvito da quest'altra parte e poi ripeto la procedura. Adesso siamo pronti, non mi rimane che collegare il cavo USB a questo rotary e posizionarlo in modo da permettergli di lavorare. E allora ragazzi, dopo aver fatto un errore, quindi aver inciso al contrario il logo perché avevo posizionato il rotary nel modo opposto, adesso ho posizionato tutto correttamente, ho anche girato il file, quindi avviamo l'incisione con tutte le varie impostazioni necessarie per questo tipo di materiale. Quindi facciamo una preview, come vedete gira, si intravede anche il logo ribaltato, ma usciamo dall'anteprima e andiamo avanti dopo aver impostato ovviamente le misure, il diametro eccetera, e iniziamo questa incisione. Guardate come si comporta il rotary. Ovviamente anche questa incisione la faremo in modo accelerato e ovviamente lavorando sul metallo, quindi su acciaio, sto utilizzando la funzione con gli infrarossi a 1064 nanometri.
Siamo già arrivati al 96%, quindi abbiamo praticamente finito questa incisione. Sul display, come vedete, abbiamo la percentuale. E adesso siamo pronti a vedere cosa abbiamo ottenuto, quindi il risultato. Come vedete non è velocissimo, non è veloce come un laser a fibra, dipende sempre pure dalle impostazioni che diamo. In questo caso l'ho inciso pure come immagine, quindi sta richiedendo più tempo rispetto all'incisione tipo vettoriale, però a differenza del laser a diodo, qua abbiamo un'incisione sul metallo che è una vera e propria incisione, soprattutto della quale possiamo decidere anche la tonalità, quindi se è più chiaro o più scuro. E vi farò vedere la differenza con la prima incisione. Per capirci, quella che è venuta ribaltata, come vedete, passa da una linea a un'altra molto velocemente perché gli specchi si muovono rapidamente. Ok, ha finito, quindi guardiamo il risultato. Come vedete, un'incisione stupenda, è venuta benissimo, molto scura, a differenza di questa nella quale avevo dato altre impostazioni, che comunque è una bella incisione, ma in base ai propri gusti si può ottenere così, un pochettino più leggera, comunque sempre ben visibile, oppure più marcata. Ovviamente pulendola, anche questa, come vedete, c'è un minimo di differenza, si leva un poco di bruciatura, ma rimane comunque sempre un'incisione molto più marcata rispetto a quella che abbiamo da questa parte, nella quale ho voluto fare anche una micro incisione, eppure questa è venuta benissimo. Qua stiamo parlando di 5 mm ed è venuta molto bene, con una risoluzione di 1K, perché sto facendo tutte incisioni per evitare di impiegare tantissimo tempo. Come vedete, 1K di risoluzione. E allora, adesso facciamo una prova invece utilizzando questo accessorio che permette quindi di far scorrere gli oggetti da incidere sotto l'incisore laser. Con questa base vanno date tutte le impostazioni. Per dare le impostazioni corrette ho dovuto scaricare l'applicazione aggiornata. Fino ad ora ho utilizzato invece l'applicazione della versione precedente, che funziona bene, però ho qualche opzione in meno. Quindi facciamo una preview, andiamo direttamente sul comando, facciamo anche lo scrolling, quindi come vedete si sposta e ci fa vedere quale sarà l'area che verrà incisa. A questo punto andiamo su Next, abbiamo la possibilità di decidere la risoluzione da 1 fino a 8K. 8K effettivamente forse è un po' eccessivo per questo tipo di incisione. Nel frattempo voglio farvi vedere che ho rimosso questa retina per far fluire meglio l'aria. Siamo in Sicilia, c'è tantissimo caldo, l'ho posizionata in modo magnetico da questa parte e per rimuoverla basta semplicemente tirarla in questo modo. E allora ragazzi, ho dovuto spostare un pochettino tutto perché avevo avviato l'incisione, però avevo commesso un piccolo errore, quindi rifacciamola da questa parte e vi faccio vedere appunto come riesce ad incidere. Laser a fibra, decidiamo anche la risoluzione, mettiamola in 4K, c'è anche la possibilità di farla in 8K, però poi è un pochettino esagerato, richiede davvero tantissimo tempo, quindi trasferimento del file, start. Ok, vedrete anche nella ripresa accelerata come la nostra base si sposta e ci dà la possibilità di incidere su tutta la superficie sfruttando questo pad che scorre sotto l'incisore. Siamo praticamente alla fine, già sul display indica 100%, anche sul telefonino indica 100%, quindi rimangono le ultime linee. Però ragazzi, io ho fatto un'incisione praticamente 4K inutilmente, perché questa immagine è a bassa risoluzione, quindi ho impiegato davvero tantissimo tempo. Utilizzate il 4K solo quando dovete incidere delle immagini che lo richiedono, quindi che ci siano dei dettagli davvero molto piccoli che volete far risaltare, per esempio una fotografia, qualcosa comunque ne valga la pena. Altrimenti stare più di 2 ore per fare un'incisione di questo tipo in 4K, a parte il fatto che di per sé non lo richiede. Nel frattempo vi faccio vedere che sul display compare anche il tempo impiegato, quindi 2 ore. Guardiamo il risultato. Questa è l'incisione che è venuta meravigliosa, è venuta perfetta. Solo qua in alto non è venuta pienissima, non so per quale ragione, e questo è il risultato. Per quanto riguarda la qualità dell'incisione è perfetta, sia per quanto riguarda il riempimento, quindi non ci sono vuoti nell'incisione. Ovviamente i bordi, come vedete, non sono il massimo, proprio perché, come vi dicevo,
la risoluzione dell'immagine non è una risoluzione che richiede il 4K. Adesso andiamo sul sito del venditore e diamo un'occhiata al prodotto guardando anche le caratteristiche tecniche e i prezzi. Abbiamo l'immagine del prodotto che ci permette già così di poter fare tutte le lavorazioni statiche e vediamo anche il prezzo, 1.573,95 €. Sicuramente non sono pochissimi. Ora comunque approfondiremo anche questo argomento, perché in base a come lo comprate, quindi la configurazione, il tipo di accessorio che sceglierete, per esempio la versione completa, e come vedete abbiamo praticamente 2000 €. Sicuramente non è un incisore che si compra per gioco, a meno che non si ha la disponibilità economica di acquistarlo per passarsi questo piacere, ma soprattutto è un incisore dedicato e destinato a chi deve utilizzarlo per lavoro. Come vedete all'interno abbiamo sia la funzione con il laser a diodo che la funzione ad infrarossi. Utilizzano lo stesso specchio terminale per poi proiettare e poter incidere le varie immagini. Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche vere e proprie della macchina, abbiamo 10 watt per l'incisione al laser a diodo, che sono una potenza sufficiente, come avete visto, per poter incidere velocemente, avere una buona precisione, incidere su tantissimi materiali tranne su alcuni metalli, e con questo tipo di potenza, ve l'ho fatto vedere anche con altri incisori, si può tagliare tranquillamente. Invece per quanto riguarda il laser a fibra infrarossi abbiamo 2 watt, pochini. Vi ho fatto vedere già un incisore laser da 30 watt, avete visto quale abisso, quale differenza ci sia, però comunque permette di lavorare anche in questo modo. Si può tranquillamente riuscire ad incidere con un po' di pazienza, ma si può fare. Per quanto riguarda la dimensione dell'area di lavoro, abbiamo basic, quindi senza l'estensione, 160 x 120 mm, altrimenti arriviamo fino a 300 mm come misura massima. La velocità è elevatissima perché abbiamo ben 2000 mm al secondo, e la preview invece è 16.000 mm al secondo. La precisione di incisione è 0,003 mm, praticamente quasi impeccabile, infatti arriva da 1 fino a 8K. Però ragazzi, io questa incisione l'ho fatta a 4K, è grande e abbiamo impiegato praticamente 2 ore. Quindi, come vi ho detto poco fa, utilizzatela solo quando è necessario. A quanto pare si può collegare anche con il computer. Non ho fatto questa prova. Se vi interessa fatemelo sapere, perché facciamo pure una prova a collegarlo con il computer per vedere se si può utilizzare con il software specifico. In questo caso le cose stracambierebbero. Per quanto riguarda invece il laser di infrarossi, possiamo incidere su metallo, plastica, pelle e tutti quei materiali che hanno una verniciatura sulla parte superiore. Qua ci fanno vedere alcuni risultati di alcune immagini. E allora ragazzi, quindi come avete visto, con questo incisore laser riusciamo a ottenere tanti bei risultati. Da un'incisione come questa per ottenere dei bigliettini da visita, l'incisione sul legno molto definita, fatta davvero bene, così come il taglio, anche se lo spessore non è elevato, ma questo non è un incisore laser che nasce per i tagli, però volendo può riuscire a farli. 10 watt ci permettono di essere veloci, precisi e avere dei risultati di questo tipo. Lo stesso per quanto riguarda l'alluminio lo incide benissimo, come abbiamo visto sul bigliettino di visita. Volevo fare un'incisione un pochettino più grande, ma ragazzi 4K dimenticatevelo, a maggior ragione 8K, perché è lento. Si può utilizzare ma per incisioni piccole, dove ne valga davvero la pena, dove c'è bisogno di fare delle incisioni di un certo livello, altrimenti anche un K veniva praticamente la stessa, pure perché l'immagine è a bassa risoluzione. Quello che mi è piaciuto tantissimo è sull'acciaio. Quindi ho ottenuto questa scritta Jeep perfetta sia da questa parte che da quest'altra parte, una con risoluzione maggiore e una invece con una risoluzione un pochettino più bassa, però il risultato è spettacolare. Riesce ad incidere grazie a questo doppio laser, diodo e fibra, sia sui classici materiali ai quali siamo abituati con i normali incisori laser, che passarci il piacere di poter incidere anche su superfici metalliche. Quindi se avete un'attività potete utilizzarlo sia con la base, come ho fatto io su un oggetto di questo tipo, o anche con il legno, perché va benissimo anche per poter incidere sul legno, per esempio sui taglieri. Insomma, certo, il costo non è indifferente. Chi deve affrontare una spesa di questo tipo, quindi una cifra così importante, sicuramente deve valutare quale sia il motivo per cui sta comprando. Ha una disponibilità economica che gli permette di passarsi questo piacere, bene. Ha un'attività, riesce a coprire la spesa con quello che deve produrre, bene, altrimenti non lo so. Effettivamente come incisore costa perché è fatto bene, però deve essere una spesa ponderata. Detto questo, io vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, guardate anche il link giù perché riuscirò sicuramente a farmi dare un codice di sconto, cliccate sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!